Un laboratorio di digital storytelling può far succedere molte cose: conoscere nuove tecniche, migliorare la relazione e la comunicazione fra le persone, far emergere lo straordinario nelle vite quotidiane. È accaduto anche con il workshop di T&D Stories organizzato presso l'Istituto Professionale Sismondi Pacinotti di Pescia, dove abbiamo coinvolto gli studenti e le studentesse del sostegno, a cui si sono aggiunti alcuni ex allievi anch'essi del sostegno, che in alcune occasioni tornano a scuola per attività laboratoriali e per socializzare. T&D Stories nella scuola Sismondi, all'inizio dell'anno scolastico ci è stato proposto da parte della Fondazione Collodi. Abbiamo pensato allora di dedicare questo tipo di iniziativa ai ragazzi disabili. Sono insegnante di italiano, storia e geografia, però il mio primo lavoro è quello nel teatro, quello laboratoriale, nel teatro sociale, nel teatro di prosa, formazione e anche recitazione in varie compagnie. Nell'Istituto Sismondi quest'anno all'inizio ho lavorato come insegnante appunto di lettere, mentre adesso sono stata fortunatamente, anche direi, spostata sul ruolo di insegnante di sostegno. La scelta che noi abbiamo fatto, cioè quella di utilizzare degli strumenti qualitativamente poveri, ma da un punto di vista della complessità, più che semplici, abituali, perché poi se ci si pensa bene tablet e smartphone non sono poi così semplici da usare, ha premiato perché i ragazzi si sono trovati nelle mani di strumenti di cui già conoscevano le funzioni principali. I ragazzi spesso avevano bisogno comunque di un rapporto uno a uno nel lavoro, e se un piccolo difetto c'è stato, ma appunto un difetto superabilissimo, secondo me è stato quello del tempo, cioè la tempistica era breve. Si capiva che bisognava lavorare in gruppo, si è lavorato in gruppo. Lo staff leader è costituito dalla professoressa Spanò, naturalmente, come responsabile e coordinatore del gruppo di sostegno. Sui ragazzi specificamente abbiamo operato io, Alberto Nori, e la professoressa Rossella De Luca, che abbiamo un pochino funzionato da provocatori e operatori specifici. Però senza la collaborazione dell'intero gruppo del sostegno, quindi di una buona quindicina di insegnanti, un progetto di questo genere non avrebbe mai potuto vedere la luce. In particolare devo ringraziare la professoressa Bianca Maria Morrone, che è stata particolarmente attiva e coinvolta nella sua collaborazione con noi. Si può prendere o lasciare, si può fare, puoi correre, volare, puoi cantare, puoi gridare. Il lavoro che abbiamo fatto quest'anno di appunto digital storytelling con i ragazzi ha il pregio di essere uno strumento utilissimo per tirare fuori le emozioni dei ragazzi, quindi non solo le storie, ma anche proprio le emozioni legate a quelle storie che li riguardano. Spesso per loro è difficile proprio parlare di quello che hanno dentro. L'importanza di raccontarsi è assolutamente fondamentale, perché riesce a coniugare un aspetto fondamentale della vita interiore, specialmente dei disabili, che è il mondo emotivo, quindi l'emozione, con l'altro aspetto che per un disabile è il problema, non uno dei problemi, il problema, che è la comunicazione. Fondere emozione e comunicazione credo sia stato il grande risultato di questo nostro progetto, al di là dell'oggettiva qualità dei prodotti. Devo dire che la cosa più bella in assoluto di questo progetto è stata proprio l'accoglienza dei ragazzi, cioè i ragazzi l'hanno accolto benissimo, hanno reagito bene, sono stati contentissimi di partecipare, e anche in corso d'opera erano anche quasi increduli di riuscire a realizzare quello che poi abbiamo realizzato. Non ci credevano nemmeno loro che si potesse, attraverso delle immagini, con della musica, raccontare così bene quello che avevano dentro, quindi la reazione positiva, che tra l'altro ha fatto venire voglia anche di continuare. L'esperienza va replicata e sviluppata per le ragioni che dicevo prima. Questo strumento,
cioè la comunicazione multimediale, mediante oggetti e strumenti produttivi semplici, dovrebbe diventare, non solo a mio avviso, parte integrante dei piani didattici personalizzati. È una bella palestra, T&D Stories, ma non avrebbe senso se non diventasse parte integrante di questa didattica. Show me a prison, show me a jail. Mi chiamo Isabella Belcari e lavoro alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Sì, è l'autore di Pinocchio. In passato sono stata insegnante, però mai con persone dai bisogni speciali. Per questo ero preoccupata prima di iniziare il workshop sulle storie digitali. Pensavo che sarebbe stato tutto diverso, che io sarei dovuta essere diversa, che non sarei stata adatta. Poi ci siamo trovati lì e l'esperienza degli insegnanti sicuramente ha facilitato tutto. Però anche scoprire che io conoscevo già gli altri partecipanti. Conosco ognuno di questi ragazzi e queste ragazze, perché anch'io sono sempre stata felice in acqua. Anch'io ho vagato per anni in sella a una bicicletta, anch'io ho amato le mie bambole e sono stata molto amata dalle mie nonne. Anch'io ho stanze buie nella mia vita che non me la sento di aprire, non ancora. Anch'io conosco il brivido del palcoscenico e l'adoro. Quindi ho capito che li conosco e loro mi conoscono, anche se non lo sappiamo, e che non sono diversa. Non ho bisogno di essere diversa. E per questo ci possiamo scambiare le nostre storie. E l'abbiamo fatto. Sognare, puoi cadere, puoi sbagliare e poi ricominciare.